Oggi in questo video ti spiego i 3 step che servono per creare video cinematografici, così anche tu puoi realizzarli. Questa è una competenza che può essere venduta sul mercato. Ci sono tante attività locali, ci sono aziende, professionisti che cercano qualcuno che possa realizzare questi tipo di video. Quindi attenzione, ti faccio prima vedere il video che ho creato, poi andiamo a vedere step by step come l'ho realizzato, così anche tu potrai farlo. Ho quindi immaginato una brevissima storia, ho immaginato i personaggi, la situazione e l'ambientazione. Una volta fatto questo, l'ho realizzato. Si chiama The Stalker e te lo faccio vedere. Per creare un video come questo gli step sono 3. Il primo, la creazione e l'ideazione dei personaggi. Il secondo, le ambientazioni, quindi decidere dove si svolgono le azioni. Terzo, l'animazione del tutto. Andiamo nel computer e ti faccio vedere come facciamo. Ecco, come ti dicevo, il concetto è questo. Creiamo l'attore, la location e il risultato è questo dopo averlo animato. Creiamo l'attore, la location e riusciamo poi a ottenere un'azione, una scena dell'attore all'interno della scena che vogliamo. Per fare questo entriamo nella piattaforma xfield.ai e qui troviamo i moduli che ci permettono di realizzare questi video così belli e così cinematografici. Abbiamo appunto il modulo per creare l'attore e poi andremo con Soul Cinema o anche con Cinema Studio 2.0 ad animare i nostri personaggi all'interno delle ambientazioni. Per la creazione dei personaggi i passaggi sono questi. Intanto pensiamo al tipo di personaggio che vogliamo creare. Nel video che hai visto c'era Jessica, che era quella ragazza mora col vestito nero, lei è la protagonista. Quindi come la creo? Intanto l'immagine di questa ragazza, vado su ChatGPT e scrivo: ChatGPT, creami un prompt per Nano Banana, che è poi la piattaforma che useremo per realizzare questa immagine, che mi crei una ragazza e poi la descrivi, mora, bionda, come la vuoi, il colore degli occhi, eccetera. Descrivi tu come vuoi il tuo personaggio, oppure se vuoi il cattivo della scena gli descrivi come lo vuoi, in questo caso un uomo magro, incappucciato, e chiedi a ChatGPT di darti un prompt. Lei lo farà, ti darà un bel prompt preparato per Nano Banana. A quel punto vai su Nano Banana, inserisci il prompt e riceverai l'immagine del tuo personaggio. Ecco l'esempio dentro ChatGPT. Io ho chiesto: creami un prompt per Nano Banana Pro che mi crei l'immagine a figura intera di una ragazza mora italiana con un vestito nero elegante. ChatGPT mi restituisce questo prompt scritto in inglese. Lei sa come deve farlo, quindi lasciamo fare a lei il lavoro. Copio questo prompt e vado dentro Nano Banana.
A questo punto torno su xfield.ai e vado su Image e vado a cercare qui Nano Banana Pro. Lo clicco e dentro. Qui vedi che ho tutte le mie immagini che ho creato. Ti mostro l'esempio del cattivo, della scena del cattivo. Questo è il personaggio che mi ha creato ChatGPT con il prompt. Questo è il prompt che mi ha creato ChatGPT. Gli avevo detto che volevo questo personaggio col cappuccio, molto magro, eccetera, e mi ha creato questo personaggio che per me andava bene. A questo punto il secondo step è creare questo sheet che ci dà tutte le inquadrature del personaggio. Come si crea questo sheet? Con un prompt specifico che in descrizione ti lascio il link del mio canale Telegram, dove puoi accedere e trovare il link per questo sheet che poi puoi usare per qualsiasi tuo personaggio. Questo ci serve perché così poi l'intelligenza artificiale capirà in modo inequivocabile come deve essere il personaggio. A questo punto abbiamo il nostro personaggio, andiamo a creare l'attore dentro la piattaforma. Quindi andiamo qui su Xfield, character, non so come si pronuncia, andiamo su Sol ID Character. Clicco. Qui ho la possibilità di creare il mio attore. Come si crea? Qui ho già i miei. Creo. Carico le foto che ho creato con Nano Banana. Qui ti chiede almeno 20 foto, ma se noi gli diamo una bella immagine frontale e lo sheet, ne bastano 2. Una volta fatto, si procede, cioè genera e ci crea il nostro attore. Questa funzione ci aiuta tantissimo perché poi all'interno, una volta creato l'attore, noi possiamo, ad esempio, quando usiamo Nano Banana, andarlo a richiamare. Come e dove? Qui dove c'è la chiocciolina, se io clicco, mi appaiono tutti i miei attori che ho creato. Quindi posso, invece che scrivere tutte le volte l'attore, eccetera, io clicco, dico usalo e mi appare il suo nome, perché gli ho dato un nome, in questo caso si chiama Tizio, e mi appare qui Tizio. Allora io posso dire Tizio, avendogli dato appunto da qua la scelta del personaggio, Tizio fa questa cosa, e creo un'altra immagine del personaggio che fa certe cose. Quindi guida l'auto, avrò il mio attore che guida l'auto. Questo è un trucco straordinario che ci permette di fare Xfield grazie a questa funzione. Riassumendo, ho creato il mio personaggio protagonista, ho creato il suo sheet, poi ho creato il personaggio villain, anche a lui ho creato il suo sheet. Ora andiamo a creare l'ambientazione. Per le scene dobbiamo avere un'ambientazione, così l'AI capisce dove inserire tutte le varie azioni. Nella scena iniziale io ho creato questa immagine con sempre Nano Banana facendomi aiutare, come ho fatto prima, da ChatGPT. Ho creato questo parcheggio deserto con l'auto della protagonista. Anche l'auto, sono andato a cercare questo modello di auto, eccola qui, l'ho trovata, questa è l'auto del villain, l'ho trovata su Google, anche questa pure, adesso qui è già inserita dentro l'ambiente, però sono andato a cercare una Golf, no cos'è, una Polo, Volkswagen Polo credo, e ho detto a Nano Banana che volevo la Polo dentro a un parcheggio deserto. Prima ambientazione creata. Seconda ambientazione, la casa. Ho trovato questa immagine su Google, l'ho modificata sempre con Nano Banana, ho inserito questa immagine e ho detto a Nano Banana di crearmi la stessa immagine di notte con i lampioncini accesi fuori. E questo è quello che fa. La parte divertente arriva adesso, perché andando su, torno indietro, andando sul Cinema Studio 2.0, entrando qui, io ho questa sezione
veramente stupenda, dove posso mettere insieme tutto e fare muovere i personaggi. Allora, da qui io posso intanto andare o a creare a caricare un'immagine, magari un'immagine di partenza di tutta la scena, e posso anche scegliere chi sono i personaggi che partecipano. Quindi, ad esempio, io qui cliccando trovo sia le location che ho creato, perché posso, come ho creato prima i personaggi, posso creare le location. Quindi posso usare una location, così capisce perfettamente dove si ambienta la scena, e gliel'ho messa e ha scritto casa. Poi clicco, aggiungo un altro personaggio, che potrei essere io in questo caso o Jessica, come abbiamo visto. Ho messo anche Jessica. Posso mettere un altro personaggio ancora. Metto il cattivone. E qui sto creando la prima scena, che è questa. E qui devo solo scrivere cosa succede nella scena. Ora posso decidere quante scene si susseguono una dopo l'altra e cosa succede all'interno di ogni scena. Quindi tu immagina il video tipo di 15 secondi, che è la lunghezza massima, diviso in piccoli slot dove posso cambiare le inquadrature, far succedere determinate cose all'interno di quelle piccole scene. E le piccole scene sono queste è la prima, questa è la seconda, ad esempio. Nella prima la seleziono e decido chi vi partecipa, quindi i personaggi li vado a scegliere e posso decidere il movimento dell'inquadratura. Qui li ho già pronti, zoom out, zoom in, quindi in quella scena ci sarà quel tipo di inquadratura. Posso scegliere la velocità con la quale si sviluppa la scena, in questo caso è lineare, ma se io clicco vedi che c'è lo slow motion, lo speed up, ho diversi tipi di velocità. Posso anche andarle a manipolare a mano, personalmente, con il custom, decido io. Posso inoltre decidere la durata di ogni scena, anche da qua volendo la trascino, 3 secondi, 2 secondi, 5 secondi, eccetera. Posso decidere appunto il formato, la qualità dell'immagine e anche il tipo di situazione in cui ci si trova, tipo action, horror, comedy, western. Io ho messo suspense, l'audio, quante generazioni vogliamo, e posso mettere uno start frame iniziale, che è il momento nel quale inizia la scena. Scena 1, scena 2. Cosa scriviamo poi qui? Ti mostro. Guarda questa scena. Questo video, questo clip è diviso in due scene. Hai visto, c'è il tipo che bussa alla porta e l'inquadratura di lei che si avvicina. In questo caso ti faccio vedere cosa ho scritto nei due shot. Shot 1. Guarda solo la parte azzurra e rossa, la mano di Tizio. Tizio l'ho selezionato perché ho la possibilità di farlo e capisce a chi mi riferisco, che bussa con forza alla porta rossa. Shot 2. Jessica che è nella cucina con luci soffuse, eye contrast, lighting, cinematic, thriller mood. Questo potevo scrivere anche in italiano. Shot 1, shot 2. La parte verde, macro, shot, focusing on oppure fast, dramatic, pushing on, sono frasi che indicano il movimento di camera molto dettagliato. Sul mio sito trovi una guida gratuita che ti spiega tutti i movimenti di camera, quindi ti lascio il link in descrizione del mio sito per avere tutte queste informazioni utilissime, guida gratuita. Il testo del primo shot lo metto qui, clicco su qua sul primo shot e incollo il testo qui, poi vado sul secondo, sulla seconda scena, anche qui decido quanto dura, decido tutto quello che ti ho spiegato prima e qui metto i personaggi e il prompt specifico del secondo shot, della seconda scena, con Soul Cast, Soul Cinema, Cinema Studio 2 e anche poi Xfield Audio che l'ho spiegato in un altro video. Io posso
creare questi video meravigliosi, cinematografici e poi, perché no, inserirmi nel mercato e cominciare a vendere questi tipi di video a persone che ne hanno bisogno, oppure per sfizio personale, per imparare l'intelligenza artificiale, per imparare a fare queste cose e non rimanere indietro. Se ti interessano queste tematiche e se sei arrivato fino a questo punto del video direi proprio di sì, allora seguimi perché nel mio canale, come vedi, faccio sempre tutorial su queste tematiche legate all'intelligenza artificiale, alla creazione di video e di tutto quello che riguarda le grandi e ultime novità. Trovi in descrizione il link per accedere a Xfield, la mia business email per le consulenze o collaborazioni e trovi anche il link del mio canale Telegram dove trovi tante risorse utilissime. Ci vediamo al prossimo video.